Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Questa che vedete alla mia destra è la Creality K1, una stampante 3D velocissima. Ormai il mondo delle stampanti 3D si sta evolvendo e molte aziende stanno producendo queste stampanti 3D chiuse con una struttura particolarmente robusta che gli permette di lavorare a 600 mm al secondo, una velocità estremamente alta. Pensate che riesce a fare quindi per esempio la bench in soli 15 minuti, a differenza di altre stampanti che invece impiegano un'ora e mezza circa. Ora vi farò vedere tutte le caratteristiche di questa stampante. È una delle prime recensioni italiane, almeno mentre sto registrando ancora in Italia non ho viste, non so quando pubblicherò il video. Comunque ora guarderemo tutte le varie caratteristiche, vi lascerò ovviamente il link per poterle vedere anche sul sito del venditore, quindi top, e spero di ottenere anche un codice di sconto, perché questa è la sorella piccola della stampante 3D K1 Max, sempre della Creality, più piccola, quindi costa di meno, però non so quando pubblicherò il video, quindi non mi pronuncio sulle cifre, ma andate a guardare il link così lo scoprirete. Ovviamente adesso la vedete senza sportellino e senza copertura sulla parte superiore, l'ho rimosse per motivi di inquadratura, ma vi farò vedere anche questi accessori, quindi cambiamo inquadratura e guardiamo la stampante. Facciamo delle riprese panoramiche e riprese dettagliate sia alla stampante per quanto riguarda la struttura e i componenti che a ciò che ho stampato. Guarderemo anche il display e tanto altro. Allora, innanzitutto stampante bellissima da vedere, con delle finiture davvero elegantissime. Tutta la finitura, la rifinitura della struttura è di alto livello, quindi fatta davvero bene. Questo è l'otend, movimento core XY, un otend che raggiunge 300 gradi e che raggiunge i 200 gradi in soli 40 secondi. Invece il tappetino, che tra l'altro è magnetico, flessibile, quindi ci facilita il distacco dei pezzi, raggiunge 60 gradi in 3 minuti. Questo è il display touch di facile consultazione, molto sensibile, quindi facilissimo da utilizzare. Come vedete sul display abbiamo anche le anteprime dei pezzi da stampare, delle anteprime in alta definizione con diverse informazioni, quindi il tempo di stampa in questo caso 40 minuti, 4,9 metri, il nome del pezzo che abbiamo deciso di stampare, e durante la fase di stampa va crescendo, quindi il pezzo cambia colore in percentuale. Però ha un sistema operativo proprietario di Creality, quindi non troviamo clipper, quindi qua abbiamo la possibilità di muovere i vari assi. Questo comando invece serve per inserire oppure disinserire il filamento, ovviamente prima raggiungere la temperatura. Questo invece serve per gestire le ventole. Tra l'altro abbiamo delle ventole tipo questo ventolone laterale che soffia con una tale forza da effettivamente emettere un bel po' di rumore. Non è silenziosa, non rientra fra le stampanti silenziose, ma solo se stampiamo ad alta velocità. Infatti questa ventola serve a raffreddare il filamento ed evitare che ci siano collature e altri difetti di stampa. Stampiamo a velocità normali, effettivamente potremmo anche non utilizzarlo. Poi abbiamo anche delle luci, quindi il piano di lavoro, tutta l'area di lavoro verrà illuminata. E a proposito di volume di lavoro, abbiamo 220 x 250 mm. Queste invece sono le viti senza fine, ben 3 viti senza fine perfettamente sincronizzate che permettono il movimento dell'asse Z. Fate attenzione quando vi arriva, svitate le viti che tengono tutto il pianetto fissato sulla base. Troverete delle frecce che vi indicano pure quale viti svitare, ma anche sul display compaiono tutte le indicazioni. Sulla parte superiore troviamo questa cinghia a carro armato che mantiene tutto ordinato, quindi scorre il tubicino, anche se è una stampante direct drive, però il tubicino collega al sensore di fine filamento che troviamo nella parte posteriore, dove abbiamo anche il reggibobina. Questo invece è il tastino di accensione e spegnimento e questo è il cavo di alimentazione. Questo invece è il sensore di fine filamento, e quindi di conseguenza è tutto ordinato e non ingombra. L'unico piccolo neo, mi sono accorto che solo in alcuni momenti la cinghia va a toccare da questa parte, semplicemente me ne sono accorto e volevo rendervi partecipi. Poi abbiamo l'otend, quindi abbiamo detto direct drive, dual drive, con questo sistema che ci permette di rimuovere il filamento e poi in questo modo lo mantiene fissato, quindi stretto fra gli ingranaggi. Questo si attiva e si utilizza nel caso in cui per esempio ci sia la fine di un filamento e possiamo inserire il nuovo filamento in questo forellino aprendolo e poi richiudendolo. Quindi una stampante ovviamente che ha anche il recupero della stampa in caso di fine filamento, in caso di mancanza di corrente elettrica, eccetera. Sulla parte bassa troviamo questi 4 piedini che danno anche più stabilità e quindi permettono di assorbire tutte le varie vibrazioni. L'otend è relativamente leggero, ma comunque il suo peso e l'inerzia vanno a provocare un minimo di movimenti. Ma niente paura, perché questa stampante ha dei sensori GE, è un sistema che gli permette di calcolare e di adattarsi alle vibrazioni presenti nella struttura. Infatti anche all'avvio sentirete una calibrazione particolare che prevede che la stessa stampante inizi a vibrare con dei rumori che potrebbero sembrare preoccupanti per chi non ha mai visto questa procedura. Invece è un autocontrollo che fa la stampante. Continuiamo però a guardare il display. Per esempio questa è la cartella nella quale troviamo i file da stampare. Questi sono alcuni dei file che ho stampato. Nella pennetta troviamo invece i file che sono caricati all'interno, ma in questo momento la pennetta non è inserita.
e questa invece History ci dà tutto lo storico di quello che ho stampato. Queste invece sono delle impostazioni che riguardano la macchina, tra cui la selezione delle lingue. Abbiamo anche l'italiano, però attualmente con questo firmware, e non mi sono preoccupato nemmeno di fare aggiornamenti, mi dice che questa lingua non è supportata, quindi dovremo aspettare che venga rilasciato un aggiornamento, oppure può essere che già l'aggiornamento sia disponibile ma io non ho verificato. Sulla home invece abbiamo solo questo grafico che ci mostra la temperatura sia dall'hotend che del piatto di stampa, ma possiamo anche accendere e spegnere l'illuminazione e attivare e disattivare le ventole. Ovviamente all'avvio avremo il sistema operativo che si avvierà con il logo della Creality. Questo sistema operativo consente anche ovviamente di avere un autolivellamento perfetto su ben 30 punti, quindi l'hotend si sposterà su diversi punti sul piatto di stampa calcolando sia l'altezza, quindi la distanza che deve esserci tra l'ugello e il piatto di stampa, e regolando il livellamento in modo da ottenere delle stampe perfette. Non dovremmo fare nulla se non cliccare sul tastino specifico, perché quando decideremo di stampare nei modelli che vogliamo stampare avremo la possibilità di scegliere se attivare oppure disattivare la calibrazione, quindi possiamo fare un livellamento unico e poi delle stampe successive, oppure decidere di calibrare ad ogni stampa. Ovviamente vi farò vedere anche lo sportello e la copertura, che si utilizzano però solamente nel caso in cui si debbano stampare dei filamenti particolari. Per il PLA addirittura è sconsigliato chiudere la stampante. Avendo stampato solo PLA, tra l'altro PLA della Sunlu, vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione pure di quel filamento, perché è il migliore che io abbia provato, ma ve lo dico da anni, da sempre, da quando recensisco le stampanti 3D, che vi lascio il link giù di Sunlu. E allora questa è la copertura che va messa sulla parte alta, all'interno troviamo pure un manualetto di istruzioni e anche degli adesivi, va messo qua sopra, quindi si copre la stampa nel caso in cui si debbano utilizzare filamenti tecnici particolari, quindi si posiziona in questo modo e si stampa con il coperchio sulla parte superiore, ovviamente senza cellophane. Questo invece è lo sportellino che io ho rimosso, dotato di questa manopola, ci sono due cernierine e anche questa sagomatura per evitare di andare a urtare sul display. Questa è stata una bella idea, perché effettivamente se no avrebbero dovuto spostare il display. In questo modo abbiamo l'aspetto, l'estetica finale della nostra stampante, facilissima da avvitare e svitare, perché ci sono solamente due viti nella parte alta e due viti nella parte bassa, quindi nel caso in cui non vi serva, tra l'altro anche per questione di ripresa, oltre a vedere bene l'interno, in questo modo evitiamo di avere riflessi che possano disturbare durante la stampa. L'ho rimosso principalmente per questo motivo, poi perché appunto con il PLA non richiede di avere la chiusura. Comunque andiamo a guardare quello che ho stampato. Allora, il primo pezzo che ho voluto stampare è stato un gioco di Tetris con un filamento sempre PLA, però multicolore. Quindi tutti i pezzi hanno questa colorazione che passa dall'arancione scuro fino al verde, quasi giallo, però inizialmente lo stavo facendo di un altro colore e c'è un piccolo problema che non so se è legato alla stampante o a me. Allora, in poche parole, come vedete, questo è il filamento, doveva partire dal giallo e poi raggiungere le altre tonalità. Però un pezzo di tutti questi pezzi che io ho stampato, che sono i pezzi tipo Tetris, uno era sollevato, quindi non era appoggiato sul piatto di stampa, di conseguenza ha stampato fino all'altezza che avete appena visto e poi stava estrudendo in aria. Questo perché sullo slicer, che tra l'altro è completo, funziona bene, intuitivo, si può utilizzare anche con Prusa Slicer, si può utilizzare con Cura, eccetera eccetera. Comunque col suo slicer, se voi mettete un pezzo sospeso in aria, rimane in aria, non c'è l'aggancio automatico al piatto di stampa. Non mi sono accorto di questa tessera, era rimasta sollevata e quindi l'ho dovuto ristampare. In questo caso mi è venuto però benissimo. Questa è la parte che aderisce al piatto di stampa, che tra l'altro è liscissima. Queste sono le pareti perfettamente lisce, poi vi farò vedere ovviamente le inquadrature dettagliate e vi farò vedere pure il time lapse della realizzazione.
Poi guardiamo pure la realizzazione di questa chitarra, è una chitarrina portaplettri per mia figlia, anche questa stampata molto bene in due pezzi, quindi la stampati affiancati. Qua abbiamo i supporti, ancora ne sono rimasti un poco, ve lo farò vedere pure per bene da vicino, e le superfici anche qua sono perfette, stampata a 600 mm al secondo, quindi velocissima. Quindi guardiamo tutte queste riprese dettagliate della stampa della chitarra, guardiamo anche il timelapse e passiamo agli altri pezzi. Allora, questa invece è la Benji, stampata ragazzi in 15 minuti. L'ho lasciata così come l'ho tolta dal piatto di stampa. C'è un minimo di stringing, è vero. Non l'ho tolto perché io ho stampato con una temperatura elevata, non sapendo a che velocità stesse stampando. Siccome gli altri l'ho stampati a 240-250 gradi per quanto riguarda la fusione del filamento, perché va più veloce, ha bisogno di fondere più velocemente. E tra l'altro per questo pezzo avevo utilizzato le impostazioni del filamento per le alte temperature. Quindi ha fatto un minimo di stringing, ma questa l'ha stampata a 300 mm al minuto, quindi forse dovevo ridurre un po' la temperatura. Comunque l'ho lasciati così, ora li guardate pure da vicino, quindi guardiamo le riprese dettagliate anche della Benji. E poi ho voluto stampare anche questo vaso, pure questo è venuto benissimo, stampato velocemente. Questo vaso l'ho stampato in un'ora e mezza o poco meno e non ci sono assolutamente difetti. Una volta il mio amico Giovanni Nicosia, che saluto, appassionato di stampa 3D, mi ha detto vabbè, stampare in base mod è vincere facile. È vero, però con altre stampanti, quando ho stampato in base mod, non mi hanno dato questa qualità. Quindi Giovanni, che te ne sembra? Dammi un tuo parere, perché so che sei un bravissimo stampatore, quindi un tuo parere sicuramente mi interessa. Ma fatemi sapere anche voi cosa ve ne sembra di questi risultati, di questa stampante. Togliamo anche il brim, perché ho dimenticato di toglierlo prima. Si stacca tutto facilmente, ma anche i supporti si staccano facilmente. Quindi guardiamo tutte le varie riprese dettagliate della stampa, della rimozione dei pezzi dal piatto di stampa e tutto il resto.
E allora ritorniamo quindi a noi. Questo è il pezzo per il gioco del Tetris, come vedete pareti perfettamente lisce. Allora da questa parte è quasi perfetto. Qua invece abbiamo questo piccolo difetto, ma io penso, ipotizzo che sia dovuto al filamento. Ho selezionato il filamento sbagliato e invece per il resto, ragazzi, perfetto. Ecco, anche qua c'è un minimo di differenza, ma sono praticamente dei difetti impercettibili, così come per me è un'ottima stampa. E questi piccoli difetti, dato che ho stampato a 600 mm al minuto, sono più che sorvolabili. Guardiamo anche questi altri pezzi, ovviamente stampati insieme. Come vedete qua aveva cambiato colore, quindi sembra diverso, ma perché è passato da questa tonalità all'altra. Allora, anche questi pezzi sono stati stampati bene. L'unica cosa, volevo farvi vedere, nel caso in cui ve ne foste già accorti, che ho stampato questo pezzo unito ad un altro, non ricordo quale fosse, e praticamente questa parte si è incollata, ma questo è stato un errore mio di posizionamento. E questa è la base sulla quale si poggia poi il giochino. Guardiamo quindi la bench di cui vi ho parlato poco fa. Come vedete ci sono questi microfilini che si rimuovono semplicemente con un dito. Non li ho rimossi per correttezza, ma come vedete la stampa è perfetta, oppure si può utilizzare anche un accendino per rimuoverli con facilità. Quindi nel caso in cui dovesse capitarvi, basta fare così e i filamenti non ci sono più, quindi la stampa si pulisce in un istante. Per essere stata stampata a 300 mm al minuto in soli 15 minuti, come stampa per me è perfetta, e aspetto un vostro parere giù nei commenti per sapere cosa ve ne sembra di questa piccola bench stampata in un quarto d'ora, a differenza delle altre stampe nelle quali invece è necessario stamparle in un'ora e mezza, un'ora e un quarto, dipende dalle impostazioni. Questa chitarrina, come vedete, è venuta pure benissimo, serve per mettere i plettri all'interno, stampata bene in tutto e per tutto, sia nelle pareti che per quanto riguarda il riempimento eccetera. Per me va più che bene. E poi quest'ultimo pezzo, facciamo anche uno zoom così vedete per bene tutte le pareti, e questa è la qualità di stampa a 600 mm al minuto di questa Creality K1. Più riducete la velocità ovviamente meglio vengono, quindi se vengono meglio di così secondo me vengono perfetti. Merito anche del filamento, ma se il filamento fosse buono e la stampante no, non avremmo questi risultati. Infatti ho stampato pure dei pezzi per l'amico Massimo, che mi manda tra l'altro i link per i volantini della Parkside, e io ho stampato dei pezzi, dei componenti che non ho più con me perché li ho già spediti, ma vedrete comunque le riprese. Quelli l'ho stampati con un filamento che viene dato in dotazione con le stampanti, quindi un filamento economico di cui non conosco provenienza né impostazioni, e effettivamente un minimo di qualità nei risultati, di differenza l'ho notata. Quelli non sono stati stampati con la stessa qualità estetica, strutturalmente vanno bene, ma esteticamente non erano belli come sono belli questi. Quindi nel caso in cui dovete stampare dei pezzi che abbiano dei compiti strutturali, non è necessario andare a cercare la massima cura. Se volete invece utilizzare la stampa 3D per ottenere dei risultati che debbono essere esteticamente piacevoli, allora prendete dei filamenti buoni, quindi link giù sia della stampante che dei filamenti. Per quanto riguarda invece la connessione alla stampante, avendo anche il wifi possiamo comandarla sia tramite rete, oppure possiamo utilizzare il classico cavo da collegare al computer per comandarla via cavo, ma è più semplice utilizzare la pennetta. Quindi si mette in un pennino USB, si inserisce nell'ingresso e poi possiamo stampare. Tra l'altro la penna che viene data in dotazione è da 16 giga e hai voglia di caricarla di file. Nel caso in cui si dovesse riempire, comunque la memoria della stampante è di 8 giga, quindi possiamo lasciare i file all'interno della sua memoria e utilizzare ancora la nostra penna per stampare altri file. Oppure possiamo utilizzare la rete wifi. Basta, dopo aver affettato il nostro pezzo, quindi con lo slicer, andare su device e quindi di conseguenza avviare la stampa, e sul monitor del nostro computer vedremo un grafico con le temperature sia dell'utente che del piatto di stampa, il processo di stampa e tutte le varie impostazioni che abbiamo deciso di dare, tra cui la gestione delle ventole e di tanto altro. Quindi possiamo gestirla in tutto e per tutto tramite computer oppure tramite lo smartphone. Per me è bellissima, una stampante 3D veloce, piccola, compatta, con una struttura robusta che assorbe le vibrazioni, che ci permette di stampare 10 volte più velocemente di come stamperemmo con le altre stampanti, perché solitamente si stampa a 50-60 mm al secondo, qua invece abbiamo 600 mm al secondo con uno spostamento di 800 mm al secondo, quindi mentre uno stampa passa da un pezzo a un altro si sposta a 800 mm al secondo. Non so se rendo l'idea, è davvero velocissima, è rumorosa, non estremamente rumorosa,
però si sente, quindi non è sicuramente una stampante da tenere in camera da letto, cosa che andrebbe evitata a prescindere, ma per rendere l'idea. Detto questo ragazzi, io vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione. Se vi piace questo prodotto andate a dare un'occhiata, perché potreste trovare anche un codice di sconto, o comunque potreste trovare un prezzo interessante, visto che il video verrà pubblicato tra tanti giorni dopo aver recensito questo prodotto. Ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti, sia di stampanti 3D, di recensioni che di tutorial eccetera. Ciao da Riccardo e a presto.